ragazzi, bentornati sul canale. Il calcio è di chi lo ama, il calcio è di chi lo rispetta e questa mattina diciamo che il calcio è di chi riesce a soffrire e a metabolizzare determinate situazioni e partite. Parliamo ovviamente di Real Madrid-Napoli giocata ieri. In primis volevo ringraziare tutti quelli che sono stati in live ieri, una live fantastica con ospiti, eravamo in 5 e ci avete seguito fino a notte inoltrata. Abbiamo staccato credo verso l'1:30 o giù di lì. E ringrazio tutti quelli che sono stati in live, ringrazio tutti i nuovi iscritti del canale. Un ultimo appunto: mi avete chiesto se io faccio le live reaction delle partite. Mi organizzerò in tal senso, non a livello di strumentazioni perché si possono fare, ma devo un attimo resettare il mio io, diciamo, durante la partita, perché a volte non riesco a contenermi e non voglio avere un canale dove ci sono esternazioni troppo colorite. È meglio tenerle in privato. Detto questo, vi invito ad iscrivervi al canale perché è nuovo, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti. Analizziamo Real Madrid-Napoli, l'abbiamo fatto ieri in live, però facciamo un video un po' più contenuto perché mi rendo conto che chi passa sul canale poi è una live di 2 ore e mezza e qualche spunto lo si può perdere. Partiamo dall'approccio alla partita. Fase secondo me principale da analizzare. Non l'ho fatto contro l'Atalanta, abbiamo solo parlato di una condizione atletica che è palese che siamo indietro, però contro l'Atalanta, per come comincia il Napoli le partite, a ritmi diciamo blandi, e anche ieri è stato così contro il Real Madrid, al di là che tu possa essere efficace o meno giocando comunque un calcio sotto ritmo, perché si può anche essere efficaci giocando un calcio così, dipende poi dalle caratteristiche della squadra, eccetera. Io credo che siano proprio dettami dati dall'allenatore e appunto da preparatori atletici e tutto ciò che si sta facendo a Castelvolturno per arrivare ad avere almeno 90 minuti di lucidità. A me ogni volta con l'Atalanta e contro il Real Madrid è sembrata una di quelle partite di calcio estivo che fai durante i ritiri ed hai tutta la preparazione nelle gambe e sei pesante. Detto questo, per me è un dato di fatto ed è palese e si vede. Vedremo poi se ci saranno migliorie in questo senso di partita in partita, così per certificare, diciamo, questa impressione che ho. La partita in sé, un Napoli che se la va a giocare a livello mentale come si deve contro il Real Madrid, partita da poter vincere senza nessuna paura. Andiamo in vantaggio con il gol di Simeone, ci rimontano dopo il gol di Bellingham del 2-1, dove Meret poteva uscire su Bellingham, il cross si poteva andare a contrastare un tantino il cross che parte, non lasciare comunque gli esterni del Real che hanno i piedi buoni tutti quanti per mettere un cross calibrato. Poi facciamo un applauso a Bellingham perché secondo me il pallone d'oro dell'anno prossimo, al di là che possa essere una competizione farlocca per come la vedo io, Haaland deve sudarselo il pallone d'oro dell'anno prossimo perché Bellingham è veramente un calciatore stratosferico, centrocampista e attaccante tutt'uno, movimenti da centrocampista, visione da regista, inserimenti da prima punta. È un calciatore che mi ha folgorato anche ieri per l'ennesima volta, quindi vanno dati i meriti anche al Real Madrid per ciò che riesce a mettere in campo anche con un'infermeria piena, ma lo sapevamo, non è diciamo cosa nuova, ma ben noto che la panchina del Real se la può giocare con la prima in classifica della Serie A, che sarebbe un Inter, che può essere una Juve, che può essere un Napoli o un Milan, eccetera, eccetera. Siamo sul 2-1 e devo dire che cosa è cambiato dal passato? È cambiato che siamo andati a riposo e non avevo la certezza, però ero tranquillo che il Napoli potesse ritornare in partita per carisma, per la cazzimma diciamo che può metterci l'allenatore, tanto è vero che
dopo un primo tempo giocato eh, per gran parte in disordine, perché abbiamo giocato per gran parte in disordine. È vero che a volte ci sono stati sprazzi di grande Napoli, azioni confezionate bene. Il problema a sinistra c'è e dobbiamo prendere provvedimenti e far giocare, secondo me, Zanoli o come ho detto io nei video scorsi e anche nella live l'abbiamo ribadito ieri. Se devi giocare con la soluzione alternativa, con i centrali che hai in rosa, metti Nathan sulla sinistra e gioca con Ostigard centrale vicino a Rachmani, perché Juan Jesus, ragazzi, non è cosa, non è cosa. Gironzolava per il campo sempre fuori posizione, poi ce l'andiamo a prendere con Nathan che si perde l'avversario, con quello che non ha fatto la chiusura, però se ti manca un elemento dove tu devi andare sempre a parare situazioni che possono diventare pericolose, rendiamoci conto che poi le colpe vanno divise. Colpe che vanno divise anche per quanto riguarda il portiere. Nel secondo tempo il Napoli entra in campo, pareggiamo la partita con una grandissima azione, Anghissà, azione sulla destra perché la catena di destra funziona e a sinistra che non funzioniamo. Si pareggia la partita e il Napoli si divora quel gol in contropiede dove Anghissà doveva servire Osimhen, perché se riguardiamo il fotogramma che ho qua di quell'azione che ho dimenticato di caricare, però credo che l'avete tutti nella memoria, quel fotogramma. Ci sono due avversari del Real Madrid in quel contropiede che stanno inseguendo Anghissà, uno segue Osimhen ma è molto più dietro, l'altro è quasi a ridosso di Anghissà e c'è il centrale di difesa quasi in linea con Kvaratskhelia che andava verso Quara, quindi Anghissà in quel momento avrebbe dovuto avere un tantino di lucidità per servire Osimhen nel corridoio. Osimhen andava in porta e forse, dico forse, saresti andato in vantaggio per 3-2, perché poi devi comunque segnarlo. Detto questo, ci siamo mangiati un altro gol comunque sul 2-2, così come ha detto Mazzarri in conferenza, eravamo più, secondo me, noi in un frangente del secondo tempo sul pareggio a poterla portare a casa la partita che loro. Poi c'è stato il gol del 3-2, c'è stato il gol del 3-2 e io la smetto assolutamente, nella maniera più assoluta, di andarci con calma, ecco, su Meret. Dobbiamo dire le cose come stanno. Non sono d'accordo con l'opinione pubblica e la stampa e il giornalismo che dice sì, ma 2 momenti prima Meret ha fatto 2 parate e ci ha tenuto in partita. E ho capito, ma io non posso elogiare un portiere perché ti ha tenuto in partita 5 minuti prima e poi ci rimetti il risultato 2 minuti dopo su un tiro che non era assolutamente né forte né all'incrocio e non aveva niente di pericoloso. Quindi non è Meret un portiere che ti fa alzare l'asticella, ecco, mettiamola così. Non è un portiere del genere, può essere un buon portiere, però che poi dobbiamo sempre trovare la situazione per spalleggiarlo. Allora non so più d'accordo, non so più d'accordo perché è vero che dagli errori si cresce, però se gli errori non li si denunciano, tra virgolette, non crescerà mai nemmeno Meret e crederà lo stesso portiere di essere comunque al top a livello tecnico. Ragazzi, per me ci sono delle gravissime mancanze che sono il comandare la difesa, il chiamare le marcature quando perdi l'uomo, le uscite che sappiamo che non si esce, con i piedi è più forte Collini, quindi caro Mazzarri, fai di necessità virtù e fai giocare Collini e siedi a Meret perché la linea difensiva ne risente. A Bergamo abbiamo giocato con una sicurezza difensiva totalmente diversa, pur avendo un Atalanta che ti veniva a prendere uomo su uomo ed è stata molto più difficile gestire l'Atalanta in fase offensiva che ieri il Real Madrid, che comunque fa del contropiede un'arma micidiale, lo sapevamo, e Timbuca. Però la difesa del Napoli ha giocato molto meglio e molto più sicura contro l'Atalanta,
molto probabilmente perché ti fidi dei piedi del tuo portiere, molto probabilmente perché il tuo portiere urla e qualche marcatura te la richiama, che siamo stati disordinati e che c'è ancora condizione fisica da migliorare e che si devono limare alcuni aspetti sotto porta, così come il contropiede, devi diventare più cinico perché affronti squadre che non ti danno tregua, al primo momento che gli lasci spazio diventano pericolosissime, quindi bisogna migliorare sotto quell'aspetto, però la prestazione di ieri non è assolutamente tutta da buttare. Va denunciato ovviamente Meret che chiude la partita, perché quella cosa chiude la partita. Tu sei in proiezione offensiva, hai pareggiato la partita, stai cercando sul 2-2 di imbucare per l'ennesima volta per andargli a fare il terzo gol, lo prendi tu per un errore del portiere, non ci sto. Non ci sto perché poi di lì in avanti è anche inutile commentarla la partita. Perché sul 3-2, dopo che tu hai speso tante energie per cercare di portarla a casa, normale che ti taglia le gambe. E poi grandissimo Mazzarri in conferenza perché i cambi che sono stati fatti dopo in proiezione offensiva per cercare di pareggiarla, Mazzarri dice in conferenza eravamo sotto di 3-2 o sei sotto di 3-2 o vai sotto 4-2, cambia poco, meglio cercare di pareggiarla la partita e cercare di rientrare che poi eh, arginare diciamo un risultato che potrebbe essere più largo a favore dell'avversario. Detto questo, facciamo un attimo le pagelle veloci per tutti i calciatori del Napoli e chiudiamo questa pratica Real Madrid e ci mettiamo diciamo da domani nel prepartita di Napoli-Inter. Ci sarà la lavagna tattica. Ho studiato già un tantino ieri, studierò oggi. Domani uscirà la lavagna tattica di Napoli-Inter per come possiamo o dovremo affrontare quest'Inter che ieri ha dato di nuovo segnali di maturità sotto 3-0. Il secondo tempo ha pareggiato la partita da squadra con una mentalità ben fondata e ovviamente le caratteristiche tecniche le conosciamo tutti quanti. Le pagelle, andiamo a fare un attimo le pagelle, ce le ho scritte qui prima che perde troppo tempo, eccole qua. Allora, al netto di errori e di parate, Meret si becca comunque un 5,5. Non gliela do gravissima l'insufficienza, però se vogliamo poi giudicare le due parate fatte e la defiance sul 3-2 totale 5,5, 5 più a Meret. 5,5 è troppo perché sono ancora adirato. 4,5 a Juan Jesus. 4,5 a Juan Jesus, non ho mai dato un'insufficienza così grave sul canale e adesso se la becca Juan Jesus perché sì, sei adattato a fare il terzino, il braccetto di sinistra, per amor di Dio, però di vedere un calciatore in tutte le parti del campo che non sa praticamente cosa sta facendo, anche no. 5,5 a Nathan perché poteva leggere diversamente il secondo gol di Bellingham. Non voglio più sentire giudizi totalitari per colpe al 100% di un solo calciatore, soprattutto nella partita di ieri. Se non funziona la linea difensiva non è solo colpa di Nathan perché non hai comprato un difensore al posto di chi. Il Napoli ha fatto un mercato, un buon mercato e non possiamo esporci con giudizi totalitari sia su Nathan, sia su Cajuste, sia su Lindstrom che rientrerà. Ci vuole tempo. E Nathan si perde Bellingham, ma lì si poteva uscire con il portiere perché quasi nell'area piccola e in questa fottutissima area piccola non si esce mai. Le marcature le può anche richiamare il portiere, cosa che sappiamo per certo che Meret non fa, quindi si divide un attimo la colpa anche lì. 5,5 a Nathan, però non gli diamo il 6 comunque. Rachmani va a zonzo e va a vento comunque, 5,5 pure a Rachmani, diamo un 6 al capitano, un 6 più al capitano, dai, più della sufficienza perché non ha fatto male ieri e comunque su quella fascia dove potevano arrivare tantissimi pericoli
non abbiamo tenuto poi così male, il braccetto di destra ha funzionato. Anghissà, Anghissà ha un voto del primo tempo 5, 6 e mezzo nel secondo. Facciamo una media, diciamo, benevola, sufficienza anche per Anghissà, visto il secondo tempo giocato, molto meglio del primo. 6 all'Obotka, giusto giusto, ce la facciamo ad arrivare alla sufficienza perché non è che abbia fatto poi così malaccio. L'insufficienza se la becca Zielinski e anche dopo l'Atalanta. Partita, partita da, diciamo, da non classificato dovrebbe essere perché non è stato d'appoggio a Kvaratskhelia in nessuna azione offensiva tutta la partita. Non è andato in chiusura nella doppia fase perché nel 4-3 le due mezzali comunque devono avere una doppia fase lucida e pronta e nemmeno lì. Non hai fatto la differenza con un passaggio tra le linee, non Zielinski ieri completamente sottotono. Vuoi anche, credo, le troppe partite giocate, perché Zielinski non è quel calciatore stacanovista che ti fa 150 partite in 3 anni, ma te le stecca alcune appunto perché credo che pecchi di alti e bassi anche per quanto riguarda la lucidità e le troppe partite giocate. Però l'insufficienza te la becchi oggi perché è così. Politano, 6 e mezzo a Politano. Politano è maturato mentalmente e a livello di gioco. Politano ti punta sempre, cerca di saltarti, molte volte ci riesce. Di fronte al Real Madrid ha fatto una discreta partita il nostro Politano, quindi 6 e mezzo credo che sia un voto giusto. 6 a Simeone, si è fatto trovare pronto sul gol, ovviamente ha giocato metà partita, però la sufficienza se la prende tutta, anche se fare a sportellate tra i centrali del Real Madrid e tra Rudiger e David Alaba diventa complicato per tutti. E ottima la scelta di Mazzarri nello schierare Simeone dall'inizio e non Raspadori, appunto perché credo che Mazzarri si sia fatto questi conti a livello fisico dove potevi peccare mettendo un Raspadori che veniva completamente sovrastato dai due centrali. Kvaratskhelia, insufficienza per Kvaratskhelia. Argomentiamo l'insufficienza, 5 e mezzo a Quara. Non è un 5 per il semplice fatto che la prestazione di Quara è anche figlia di un non raccordo con Mezzali, terzini che non c'erano a sinistra, zero sovrapposizioni, 3 uomini in marcatura su quella fascia, l'abbiamo già detto. Se Quara non viene assistito, così come qualsiasi esterno d'attacco non viene assistito dalle Mezzali, non riesce a creare gioco, non riesce a dare profondità all'azione. Infatti il Napoli è stato pericoloso prettamente a destra e Kvaratskhelia solo sprazzi, qualche dribbling è andato in porto, ma niente più. Ci aspettiamo qualcosina di in più sicuramente da Quara, ma deve essere messo in condizione di poterlo fare. Tutto qua. I subentrati dalla panchina. Una sufficienza d'Osimhen, una sufficienza sì e no ad Osimhen, ma da argomentare con una condizione fisica che sta ritrovando, non era al massimo delle forze, l'ha detto anche Mazzarri. Pochi palloni giocabili, dobbiamo dire la verità, per il nostro Osi, quindi è anche figlia di queste cose, una non sufficienza. Alla fine chi è entrato dalla panchina stanno tutti tra il 5 e mezzo e il 6, a parte ovviamente Raspadori e Zanoli che sono entrati all'87esimo, eppure Caiuste che alla fine ha fatto solo un quarto d'ora. Non ci possiamo esporre sui voti, ma per sommi capi sono queste le pagelle. Diamo un 6 e mezzo a Mazzarri per la mentalità che ha dato a questo Napoli per poter affrontare questa partita perché repentinamente col cambio di panchina con l'Atalanta e il Real Madrid noi lo sapevamo, almeno io lo sapevo perfettamente a cosa si andava incontro e quanto dobbiamo ancora aspettare per vedere il Napoli al 100% perché serve forza fisica, resistenza che vanno ad influire su concentrazione, precisione di passaggi, eccetera, eccetera. Quindi 6 e mezzo a Mazzarri per aver anche spronato la squadra tra primo e secondo tempo, non era facile, vai sopra 1-0
ti recuperano 2-1, devi rimettere la partita sui giusti binari. Non tutti gli allenatori ci riescono, ma Zarri è una garanzia dal mio punto di vista. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ragazzi. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, come ho detto anche prima. Sempre Forza Napoli, e ci vediamo domani con la lavagnetta dell'Inter. Non dimenticatelo. Ciao ragazzi.